Bella ragazzi. Bella ragazzi, qua abbiamo un bel po' di segatura e ora la trasformeremo in gas e carbone finissimo di legno. Qua abbiamo la nostra caldaia da pirolisi e iniziamo a mettercela dentro. Ce la pressiamo anche un po' perché fa molto volume, apparente, in realtà è poca roba. Poi lasciamo un po' di spazio sopra per paura che gonfi scaldandosi. Qua ci può andare dentro di tutto, si potrebbe faremo vedere altre cose qua dentro. Lo dico sempre quando faccio i video con questa cosa qua. E pian piano faremo tutti gli esperimenti che abbiamo in mente. Direi che basta così. Ok. A questo punto leviamo la segatura, qua abbiamo il coperchio, la flangia di chiusura e facciamo la chiusura con la guarnizione luttando, come dicevano anticamente, le superfici a contatto. Allora, abbiamo già fatto un video con questo, abbiamo già fatto un video con questo gasometro che utilizzeremo stavolta, molto più comodo, e abbiamo fatto un video di questa. Questa qua è un insieme di talco e gomma arabica. È uno stucco, come serve per luttare, ossia rendere ermetiche delle cose che poi lavorano ad alta temperatura, come nel nostro caso. Qua lavoreremo sui 400 gradi, la parte dove c'è la segatura qua sopra arriverà a 200-250 gradi e questo materiale qua resiste, fa tenuta anche ad alta temperatura, non ha problemi. E quindi ci vediamo tra poco. Ora lo chiudiamo. Ci sono 3 prigionieri, bisogna mettere le rondelle, adesso non lo stringiamo, lo facciamo asciugare, lo stringiamo quando sarà diciamo un po' caldo, così evapora l'acqua di questa sostanza qua e siamo a posto. Lo inseriamo nel fornetto. Nel contempo ringraziamo tutti coloro che ci hanno offerto un caffè, perché queste flange, queste lavorazioni taglio laser, materiale tipo quel grosso tubo che è qua dentro, l'abbiamo acquistati grazie ai vostri caffè. E anche un po' di tubetto di silicone, che adesso ne taglieremo dei pezzi, ne abbiamo già tagliati alcuni. Abbiamo preso un kit di vari diametri di tubo di silicone, comodissimo per fare queste cose. Il silicone ha la bellezza che può lavorare anche ad alta temperatura, quindi siamo a posto. Allora, qua dentro avviene la pirolisi e intanto accendiamo, l'abbiamo regolato a 400 gradi, se necessario alziamo ancora. Poi il gas sporco, contenente creosoto e di tutto, andrà a finire in questo barattolo qua, dove il gas scenderà da questo tubo e andrà a gorgogliare in una soluzione di acqua e soda caustica per togliere tipo l'acido creosotico e altre cose. Ne mettiamo a un certo livello, non troppo alto, perché poi tipo così, perché poi salirà il livello, perché facendo la pirolisi non solo esce gas ma anche vapore acqueo che non condensa qua e se ne va giù qua a condensare qua sotto. Questo tutto entra di qua, questo lo chiudiamo, non ci serve, e questo qua sarà il tubo che manderà il gas già mezzo pulito in questo altro barattolo, dove c'è un gorgogliatore, diciamo, da acquario, perché noi manderemo giù il gas di qua e andrà a fare tutte le bollicine piccole, tante bollicine piccole piuttosto che bolle grosse come avverrà qua, tante bollicine piccole, quindi avranno tanta superficie a contatto con l'acqua. In questo caso mettiamo acqua e soda normale, carbonato di sodio, e queste bollicine qua appunto avranno tanta superficie e rilasceranno sia l'umidità che altre sostanze nell'acqua, nella soluzione acqua e soda. Poi il gas che viene su dall'acqua, dalla soluzione, entrerà in questo e lo manderemo nel nostro gasometro, che avete già visto in un altro nell'altro video che abbiamo già pubblicato.
Allora, a questo punto iniziamo a mettere un po' di soda, carbonato di sodio qua dentro. Non serve tanto, anche la soda caustica non ne serve una quantità immensa. Attenzione quando aprite, specialmente dopo aver fatto questo scrollio, io lo faccio perché si attacca un po'. Quando aprite esce sempre un fumo fastidiosissimo di polvere finissima di idrossido di sodio che vi andrà negli occhi facendoveli bruciare. Direi che ci siamo, basta così. Adesso mettiamo l'acqua. Ok. Direi che così va bene. E qua mettiamo più acqua. Ok. Finiamo di riempire il gasometro, sperando che basti quest'acqua qua. Direi che ci siamo. A questo punto chiudiamo e colleghiamo tutto. Anzi, sarebbe bello girare, mescolare con la chiave inglese, è l'ideale. Sia in cucina che in laboratorio di chimica, mi raccomando, tenete sempre delle chiavi inglesi, delle chiavi fisse di varie misure che sono utilissime, specialmente in pasticceria. Allora, fatto questo, poi il resto si scioglie da sé. Andiamo a mescolare la soda normale. Sta già iniziando a gorgogliare. Stringiamo. Così siamo a posto. Ma brucia, giusto con le mie mani posso fare queste manovre. Ok. Guardate come frigge il diffusore a bollicine dell'acquario, non si vede perché è torbida l'acqua. Qua sta andando alla grande, abbasserei un pochino, teniamoci un po' più bassi, facciamo le cose con calma. Stupendo. Allora, io toglierei un peso, la facciamo più leggera la cosa, e metterei già, no, facciamo una prova, lasciamo gorgogliare e vediamo un po' cosa esce di qua. Attenzione, nessuna cosa combustibile, finché non esce qualcosa di combustibile non teniamo la cosa. Allora qua vedo che bisogna stringere questa. Vediamo adesso. Una fiammella azzurra. A questo punto possiamo cominciare a caricare il gasometro. Ci sarà ancora un po' d'aria se la fa azzurra, comunque va bene. Dai. Ok. Ecco. Sta lavorando molto molto tranquillamente, bene proprio, ottimo. E tra un po' chiudiamo anche questo, anzi direi chiudere già anche questo rubinetto, e qua dovrebbe pian piano iniziare, ma veramente aggiungere un po' d'acqua ancora, perché c'è una camera d'aria ancora, bisogna riempire ancora d'acqua. Allora, i gas che escono vanno a condensare, come abbiamo detto, la loro acqua qua dentro, in più la parte acida viene presa dalla soda caustica, il gas torna su, da questo va in questo che contiene soda, che fa un'ulteriore pulizia,
Guardate come è già pulita questa rispetto a questa qua. E dalla parte superiore quelle bolle che vengono su vanno a finire in questo tubetto che avete visto prima con la fiamma accesa e poi vanno nel gasometro che adesso lasciamo caricare. Tende già a galleggiare, si sta riempiendo, vedete, prima era stabile, adesso comincia a fare sta cosa qua. In pratica la cellulosa del legno subisce un effetto di cracking, ossia col calore la sua molecola della cellulosa viene spaccata nei suoi componenti, c'è carbonio, ossigeno, idrogeno, è una sostanza organica, quindi ha queste tre cose qua, e succede che il carbonio in questo caso se ne resta lì, non va da nessuna parte, a parte una piccola parte, che andrà a formare un po' di CO2. Poi c'è tutto il resto, sono sostanze complesse che praticamente questa molecola si spacca, questi gas che escono si ricombinano nella stesso segatura e anche fuori, formando tante molecole varie. Qua dentro abbiamo addirittura un po' di idrogeno, abbiamo vari gas combustibili che si formano dal cracking, anche alcol metilico, metanolo c'è anche, tutta roba che il metanolo poi se si alza la temperatura si spacca anche lui, fa altri gas, eccetera eccetera eccetera. Quindi stiamo caricando il nostro gasometro con questo gas qua. L'acqua sta salendo sopra perché dentro viene spinta via, sale sopra e poi comincia a salire. Ci vediamo tra poco. Allora, ha quasi finito, fa più poche bolle. Ne fa una ogni tanto proprio, si vedono di qua da questo tubo. Plup, ecco una adesso. A questo punto non spegniamo il forno, perché se spegnessimo il forno cosa succede? Scende la temperatura dentro alla caldaia e quindi c'è il gas che c'è dentro ha una contrazione e aspirerebbe l'acqua con la soda caustica dentro la caldaia. Lo lasciamo acceso tranquillamente. Qua è salito poco perché? Cioè, è salito perché se non andiamo giù, perché c'è un motivo. La segatura che ho compresso fa molto volume anche da compresso, praticamente come se avessi messo un pezzettino di legno così, mentre quella volta che abbiamo messo il legno massiccio di brugo ha reso tantissimo perché era tanta roba lì dentro. Tanto accendiamo, vediamo un attimo. È una fiamma che devo regolare il buchino, allargarlo un po' perché è troppo veloce. C'era un po' di bava che aumentava la velocità del flusso di gas e ora apriamo. Eccola. Vediamo un po' se apriamo troppo, scappa. È un gas che è anche ricco d'aria, infatti fa già la fiamma blu. Non serve manco miscelarlo con l'aria. Leviamo un po' di luce così si vede bene. E poi vi spiego di nuovo la cosa. Oh, se l'ho mosso ha fatto vento, bisogna stare fermi. Eccolo il gas. E qua adesso dura, con una fiammina così dura parecchio tempo, lo rimettiamo giù e lo lasciamo qua tranquillo. Tanto vi spiego due cose che ho già spiegato nell'altro video del legno, e queste cose sono che si può fare un processo che perché non scaldo qualcosa? Vediamo un po'. Non è un gas che ha un gran potere calorifico, ma guardate, arroventa anche questo filo di acciaio inox tranquillamente. Apriamo un po' di più, regge. Ecco. Ok. Adesso, allora vi spiego una cosa, che questo processo qua può essere autoalimentato, cioè
il calore che noi diamo con questo forno può essere parte del gas che lo scalda. Facendo un apparecchio grosso, con un sistema di intercapedini, praticamente il materiale che si mette dentro produce gas perché è scaldato da una piccola parte del gas che produce, e il tutto dentro un sistema ben coibentato dove non scappa calore, quindi basta pochissima energia per fare questa pirolisi e il resto del gas può essere utilizzato. Quindi praticamente da un materiale poverissimo come la segatura si può ottenere del gas combustibile, e chiaramente si può ottenere anche da pellet e tante altre cose. La prossima volta facciamo un altro video, però questa volta facciamo una cosa pericolosa. Attenzione, non fatela. Riempiamo questo di monossido di carbonio, partendo dal carbone da barbecue. E poi lo bruceremo e faremo magari altre cose. Quello è un buon combustibile, è molto efficace, e quindi a questo punto vi salutiamo. Qualche bolla la tira ancora e faremo l'operazione di scollegare tutto per poi poter spegnere il forno. Però non finiamo qua il video, dobbiamo ancora farvi vedere cosa c'è dentro. Ci vuole un po' di tempo, aspetteremo che si raffreddi, lo tireremo fuori e quindi vedremo tra poco. Mi ero dimenticato di farvi vedere cosa è rimasto dentro alla caldaia ad alta temperatura, quindi cominciamo a svitare le viti della flangia. Scusate, abbiamo avuto un problema con l'audio, quindi qua non è rimasto l'audio in questa parte, adesso l'abbiamo fatto, diciamo, l'abbiamo creato l'audio a parte. Ok, adesso apriremo, vediamo cosa è rimasto dentro, e qua vediamo già la guarnizione di talco. Adesso se ne è staccato un pezzo rimasto nella flangia, se no è tutta una guarnizione compatta. Non esce molto facilmente. A questo punto prendiamo una matita da falegname e ci scovogliamo un po' dentro. Eccolo qua, il carbone di segatura. È un carbone di legna praticamente, a grana fine, e si vede che c'è qualche pezzetto che magari era rimasto in alto, non si è carbonificato, non si è carbonificato, tipo questo più verso di voi che vedete, adesso non si vede più, e questo, ecco, è un carbone bellissimo da toccare, è duro, sono tanti granelli duri, ecco un altro pezzo non combusto completamente, si trovavano in cima. E ora proviamo con l'acciarino a provare ad accenderlo con le scintille dell'acciarino. Questa qui è una selce e l'acciarino è una cosa di acciaio temprato a tutta tempera, durissimo. Una selce che ormai l'ho usata tante volte che non fa quasi più scintille, non ha più angoli taglienti. Vedete, ci vanno le scintille sopra, ma non si riesce ad accendere. È un carbone troppo grosso. Normalmente io uso carbonizzare del cotone idrofilo, quindi sono tanti filamenti sottilissimi che si accendono con facilità con queste scintille. E questo acciarino non è questo, ma nel video 169 vedrete che ne costruiamo proprio un acciarino per accendere il fuoco con la pietra da focaia, e nel video 171 invece vedrete come accendere il fuoco con l'acciarino. Quindi 169 la replica di un antico acciarino che tra l'altro dalla forma è un tipo tedesco che avevo visto da ragazzino sull'enciclopedia, che mi è sempre piaciuto. Ne ho già fatti altri acciarini con quella forma, invece quello che avete visto adesso è il primo che ho fatto. Ah, che bello questo carbone qua. Adesso ce lo incendiamo così con la fiamma e vediamo un po' come brucia. Eccoli. La fiammina che vedete sono piccole parti che non hanno avuto una carbonizzazione completa. Sarebbe stato da lasciare ancora nella caldaia un po' fino a completa carbonizzazione, oppure aver alzato ancora la temperatura, perché mi sono tenuto basso per non sprigionare di colpo tanto gas. Guardate come brucia, che belle faville.
il fumo appunto sono sono pezzi non carbonizzati. A questo punto, bella ragazzi, vi salutiamo.